C'era una volta una fatina. Non una fatina qualsiasi, ma una di quelle che quando entrano in scena non fanno rumore, non impongono la loro presenza con la forza bruta, ma conquistano tutto con la grazia, con il sorriso, con quella luce negli occhi che ti fa credere che nonostante tutto andrà sempre bene. Quella fatina si chiamava Natsupoi e per anni è stata il cuore pulsante di un mondo fatto di sogni, musica e colori chiamati Cosmic Angels. Ma come in tutte le favole che valgono davvero la pena di essere raccontate, arriva sempre un momento in cui la luce vacilla, il sorriso si incrina e la fatina scopre che non basta più credere nei sogni per farli diventare realtà. A Dream Kingdom, il grande pay-per-view andato in scena lunedì 29 dicembre, Natsupoi ha vissuto uno di quei momenti che segnano una carriera, uno di quelli che fanno male non solo al corpo, ma soprattutto all'anima. Di fronte a lei c'era Sari, una guerriera pura, feroce, incrollabile, una di quelle avversarie che non ti concedono illusioni, che non ti permettono di nasconderti dietro la bellezza o l'eleganza, ma ti costringono a guardarti allo specchio e a chiederti se sei davvero pronta a pagare il prezzo della grandezza. Il loro match non è stato solo uno di quelli più belli di Dream Kingdom, ma uno dei più intensi, drammatici e memorabili dell'intero 2025. Un incontro che ha raccontato due filosofie opposte, due anime diverse, due strade che si sono scontrate senza risparmiarsi nulla. Natsupoi ha lottato con tutto quello che aveva, ha messo sul ring il cuore, la tecnica, la velocità, la resilienza, dimostrando ancora una volta perché è una delle wrestler più amate e rispettate della Stardom. Ma non è bastato. Alla fine è stata Sari ad alzare la mano lasciando Natsupoi a terra sconfitta, svuotata, costretta a fare i conti con una realtà che fa malissimo da accettare. Dopo il conto finale, mentre il pubblico era ancora sospeso tra applausi e incredulità, è successo qualcosa che ha reso quel match ancora più speciale. Sari, la donna che pochi secondi prima aveva spezzato i sogni di Natsupoi, non ha esultato a lungo, è tornata indietro, si è avvicinata a una Natsupoi in lacrime, distrutta dalla sconfitta e l'ha abbracciata. Un gesto semplice ma potentissimo, un abbraccio che non parlava di rivalità ma di rispetto, di comprensione, di due donne che sanno perfettamente cosa significa salire su quel ring e dare tutto, anche quando non basta. In quel momento Natsupoi non era solo la wrestler sconfitta di Dream Kingdom, ma una persona ferita, consolata da chi aveva appena dimostrato di essere più forte. E sapere che tra loro, fuori dal ring, esiste una sincera amicizia rende quell'immagine ancora più toccante. Non era pietà, non era superiorità, era il riconoscimento reciproco di due anime affini, di due percorsi diversi che si sono incrociati nel punto più doloroso possibile. Quell'abbraccio ha detto più di 1000 parole, ricordandoci che anche nelle sconfitte più dure può esistere una forma di luce e che a volte è proprio chi ti batte a ricordarti il tuo valore quando tu stesso fai fatica a vederlo. Questa non è stata una sconfitta qualunque, è stata una sconfitta pesante, forse la più difficile da digerire dell'intero anno, perché arriva al termine di un 2025 che per Natsupoi è stato un vero e proprio campo minato emotivo. Tutto è cambiato ad aprile al All-Star Grand Kingdom, quando Tam Nakano, la leader, la guida, l'anima delle Cosmic Angels, si è ritirata. Quel giorno non si è chiusa solo una carriera leggendaria, si è aperto un vuoto enorme, un silenzio assordante che Natsupoi e le altre hanno provato a riempire come potevano.
Da quel momento in poi Natsupoi non è stata più solo una fatina che danza sul ring, ma una wrestler costretta a portare sulle spalle il peso di un'eredità gigantesca, il peso delle aspettative, il peso di una stable che rischiava di perdere la propria identità. Il 2025 avrebbe dovuto essere l'anno della consacrazione definitiva, l'anno in cui dimostrare che Cosmic Angels potevano brillare anche senza Tam Nakano. E invece è stato un anno fatto di ostacoli, cadute, occasioni mancate, domande sempre più difficili da ignorare. La sfida contro Sari a Dream Kingdom rappresentava tutto questo. Non era solo un match di cartello, non era solo un grande scontro tecnico, era l'occasione perfetta per cambiare narrativa, per spezzare il momento negativo e per lanciare un messaggio chiarissimo. Natsupoi è ancora qui ed è pronta a guidare il futuro. Una vittoria contro Sari avrebbe significato iniziare il 2026 con una nuova energia, con una nuova consapevolezza, con la sensazione di aver finalmente superato il periodo più buio. Ma la favola, questa volta, non ha avuto il finale che tutti speravano. Dopo il match nel backstage, Natsupoi si è presentata davanti ai microfoni con lo sguardo di chi ha appena perso qualcosa di importante, non rabbia, non frustrazione urlata, ma una determinazione silenziosa, quasi dolorosa. Le sue parole sono state semplici ma potentissime. Ha detto di voler diventare più forte, anzi, di essere costretta a diventare più forte. Non per ego, non per vendetta, ma perché è l'unico modo per poter finalmente battere Sari e, soprattutto, per far tornare a brillare Cosmic Angels come non mai. In quelle parole c'è tutta l'essenza del momento che sta vivendo Natsupoi. Non è più la fatina spensierata di un tempo, è una lottatrice che ha capito che i sogni per sopravvivere hanno bisogno di sacrifici, dolore e trasformazione. E se allarghiamo lo sguardo, il quadro diventa ancora più cupo. A Dream Kingdom, infatti, tutte le Cosmic Angels sono uscite sconfitte. Natsupoi ha perso contro Sari, Sakurara, Aya Sakura e Sayaka Kurara hanno dovuto arrendersi a BMI Nissen, Natsuko Tora e Ruaka in un match che ha messo in evidenza tutta la brutalità e la compattezza delle campionesse. E Saori Anou, in uno dei match più attesi della serata, è caduta contro Saya Kamitani, la top heel della Stardom, simbolo di nuova era spietata e dominante. 3 match, 3 sconfitte. Un messaggio chiarissimo. Mentre le altre stable evolvono, si rafforzano e diventano sempre più pericolose, le Cosmic Angels rischiano di restare indietro, intrappolate nel ricordo di ciò che erano, invece di guardare a ciò che potrebbero diventare. Ed è qui che la storia di Natsupoi diventa centrale, perché se c'è una persona che può cambiare il destino delle Cosmic Angels, beh, quella persona è proprio lei. Ma per farlo deve accettare di non essere più solo una fatina, deve diventare qualcosa di diverso, qualcosa di più duro, più completo, più spietato quando serve. La sconfitta contro Sari non è la fine della favola, è il punto di svolta. È il momento in cui l'eroina tocca il fondo prima di risalire. È la prova che separa chi sogna da chi trasforma i sogni in realtà. Il 2026 è arrivato e per Natsupoi non deve essere un anno come gli altri, deve essere l'anno della trasformazione, l'anno delle risposte, l'anno in cui scopriremo se quella fatina riuscirà a rinascere più forte di prima, pronta non solo a battere Sari, ma a guidare le Cosmic Angels fuori dall'ombra verso una nuova luce. Perché nelle vere favole, quelle che restano, la magia più potente non è vincere sempre, è trovare la forza di rialzarsi quando tutto sembra perduto. Io sono Kirito
E anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi: il 2026 sarà l'anno del rilancio di Natsupoi? Credete che la nostra fatina riuscirà a ribaltare la situazione e a conquistare finalmente il posto che merita al vertice della compagnia? Beh, potete rispondere a tutte queste domande qua sotto nei commenti. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, dunque non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo video. A presto! Bye bye!